Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una fantastica torta fredda alle pesche. Questa torta ha una duplice consistenza, ma è semplice da preparare ed incredibilmente golosa. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie videoricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per preparare la base della nostra torta fredda abbiamo bisogno di biscotti digestive, scorza di limone e burro sciolto e riportato a temperatura ambiente. Per tritare i biscotti utilizziamo un classico mixer da cucina. Una volta spezzati i biscotti all'interno del bicchiere del robot, andiamo a rigare la scorza del limone. E ora versiamo il burro. E i biscotti per la base sono pronti. Io ho imburrato e foderato con carta da forno l'anello di uno stampo a cerniera che misura 24 cm di diametro. Mettiamo l'anello direttamente su un piatto da portata e ora versiamo i biscotti all'interno. E adesso con la spatola formiamo la base e anche il bordo. Ed eccola qui, la nostra base è pronta, quindi possiamo metterla in frigo e la lasciamo riposare almeno per un'ora. E ora per preparare la crema alle pesche abbiamo bisogno di 4 pesche a pasta gialla, spremuta di limone, acqua fredda di rubinetto, zucchero semolato e amido di mais. I pesi li trovate scritti in info box sotto il video. Iniziamo a sbucciare, denocciolare e tagliare a pezzi le pesche. Una volta sbucciate e denocciolate dobbiamo tagliare in pezzi le pesche. E ora mettiamo i pezzi di pesche all'interno di un contenitore. E adesso frulliamo le pesche con un mixer ad immersione.
questo è quello che abbiamo ottenuto, vedete? Una purea sufficientemente fluida. Ora mettiamo in una pentola lo zucchero e l'amido di mais. Misceliamo queste due polveri con una frusta. Ora aggiungiamo l'acqua e la spremuta di limone. E misceliamo ancora. Non ci sono grumi e quindi possiamo aggiungere in pentola le pesche frullate. Misceliamo e possiamo trasferirci sui fornelli. Ho messo la pentola su un fuoco medio e ora, rimestando in continuazione, portiamo ad ebollizione. Dopo un paio di minuti vediamo che la crema comincia ad addensarsi, vedete? Ma non sta ancora sfiorando il bollore, quindi ci vuole ancora un pochino. La fiamma deve essere molto molto dolce, mi raccomando, la crema deve cuocere lentamente. È importante rimestare in continuazione per evitare che la crema in cottura si attacchi sul fondo e anche per evitare la formazione di grumi. La nostra crema a fine cottura dovrà essere una vera e propria vellutata. Ecco che comincia a borbottare, vedete? Spegniamo la fiamma e torniamo sul piano di lavoro. Ora versiamo la crema all'interno di un contenitore. Adesso attendiamo che la crema si epilisca un pochino. Ci vorranno circa 30 minuti. La cosa importante è che di tanto in tanto noi, con l'aiuto di una frusta, rimestiamo la crema. Ora è giunto il momento di versare la crema all'interno della base di biscotti, quindi riprendiamo la base in frigo e versiamo la crema all'interno. Questa è una torta davvero semplice da fare, vedete, non occorre alcuna manualità. Bene, ora portiamo la torta in frigo e la lasciamo riposare per almeno 4 ore prima di servirla. La torta ha riposato in frigo e ora possiamo togliere l'anello.
Ora mettiamo una semplice decorazione con delle fette di pesca. E diamo una spolveratina di zucchero a velo sul bordo. Mettiamo come tocco finale 3 roselline fatte con delle fette sottili di pesca e il nostro dolce è pronto per essere gustato. Un dolce semplice ma incredibilmente buono. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che la mia torta fredda alle pesche sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.